Benvenuti nel mio canale, io sono Emanuele Artibani, siamo qui per parlare di una sfida che non avrei mai voluto fare o forse avrei sempre voluto fare, che è la sfida delle sfide. Qual è la sfida delle sfide? Tra i due cani che hanno accompagnato l'uomo così come lo conosciamo nelle sue più grandi battaglie, o meglio, quel che resta di questi due cani. Ma ne parliamo tra poco. Prima di raccontare questa sfida, che per me è la più difficile, però che è più difficile, ci tengo a ringraziare tutti gli iscritti al canale. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale per sostenerlo. E una nota di merito agli abbonati. Intanto perché mi hanno permesso di comprarmi una nuova Ferrari, no? Naturalmente scherzo, nessuna Ferrari, però mi permettono di avere più tempo da dedicare ai video, ma non solo, anche più stimoli. Fino a qualche video fa, quando parlavo di abbonati, dicevo sempre io non offro granché agli abbonati se non sostenere il canale. E sicuramente era così. Ora però mi hanno fatto notare, gli amici abbonati, che le cose non stanno esattamente così. Perché per chi non lo sapesse, cosa ha in più un abbonato al canale? Ha le live che sono aperte a tutti quando sono in diretta, ma la possibilità di rivederle sempre. E dentro queste live, che chiaramente aumentano di settimana in settimana, un'ora per volta, mi sono reso conto di quanta ciccia, di quanti contenuti ci sono dentro. Quindi se vuoi sostenere il canale, far parte di questa avventura, abbonati al canale e puoi sostenermi. Altrimenti quello è quello che avrai in più. Altrimenti benvenuto tra gli iscritti. Adesso però andiamo alla battaglia. Mastiff versus mastino napoletano. Vi invito già da adesso a scrivere quale secondo voi è il mio preferito tra il Mastiff e il mastino napoletano. Voi sapete, ogni volta per fare queste sfide, queste challenge, queste race, io divido mentalmente per quella che è una mia lettura. Molti, ad esempio, sul logo precedente, che magari troverete qua sopra, hanno detto è sbagliato il paragone, dovevi farlo tra il dogo argentino, lo dovevi fare con il fila brasileiro. No, perché uno è un cane da caccia, l'altro è un cane che in linea del tutto teorica usa molto il naso, il fila brasileiro. Sono due cani completamente diversi, quindi io uso delle logiche che forse sono sbagliate, probabilmente. Intanto sfido chiunque a dirmi quali sono quelle giuste sulle logiche, però delle logiche che ho formattato e che sono mie, su quelli che sono i fatti, la struttura di questi cani, e se non cambiano i fatti io non cambio l'opinione. Vale a dire, i fatti mi dicono determinate cose, la mia opinione resta quella. Se cambiano i fatti, cambia l'opinione. Qual è il concetto che uso? È cercare di fare sempre una comparazione tra due cani che, nel mio modo di ragionare, che non è detto sia giusto, ma non è neanche detto sia sbagliato, abbiano quantomeno una sorta di percorso evolutivo misurabile in fattori in egual misura, cioè che combattino tra di loro in queste sfide sullo stesso terreno, no? Almeno abbiamo gli stessi elementi. E poi c'è la soggettività, cioè quello che piace a me, che non è detto piaccia a te, e quello che piace magari ad un'altra persona, e non è detto che debba piacere a me, nel rispetto di tutte le parti, posto poi che mai, come oggi, è, dal mio punto di vista, una delle battaglie più belle di sempre, tra due cani che
io considero come due cani, attenzione alla parola, da guerra. Cioè, per molti io sto parlando di due cani. No, io divido i cani in modo diverso. Appartengono allo stesso gruppo, sì, ma per me questi sono due cani da guerra perché hanno fatto la guerra. Così come esiste il gruppo cani primitivi, Spitz, no? Esistono poi i cani da guerra che non hanno, chiaramente non puoi fare un gruppo, ma questi hanno fatto le battaglie. Questi hanno fatto le battaglie, sono raffigurati in battaglia. Quindi quando parliamo di Mastiff e di mastino napoletano, parliamo di due cani che si sono guadagnati il diritto di essere rispettati in battaglia dal proprio avversario perché si lanciavano, venivano bardati e venivano lanciati nella mischia della battaglia. E questo non solo lo dicono tutti i testi di storia, non solo lo dicono i testi sacri, lo dicono anche i dipinti, i manufatti. Accompagnavano l'uomo in battaglia. Quando parliamo di Mastiff e mastino napoletano, probabilmente non loro, non quelli che conosciamo oggi, ma i loro antenati andavano in battaglia, in guerra, laddove il ferro incontrava la pelle, laddove le persone morivano in campo di battaglia, dove c'era vita o morte, scontro, e c'erano questi cani. Il Mastiff che viene raccontato addirittura dagli Assiri. Ora non entreremo, sapete, c'è Wikipedia per le cose tecniche, no? Quelle dove che poi le immaginette, ma qui parliamo di cani che hanno una storia, uno storico che deve essere assolutamente rispettato. Sono perché ti entusiasmi così? Perché è la battaglia, ragazzi. Il mastino napoletano versus Mastiff è la battaglia delle battaglie, in una parola sola, la guerra. Del Mastiff dicevano: il Mastiff sta ai cani, o il mastino sta ai cani, come i gatti stanno al leone. Il mastino napoletano, quel che era, il mastino napoletano, quel che era, i suoi antenati hanno conquistato tutto il mondo conosciuto all'epoca dell'impero romano. Sì, lo so, era il Pugnax, ma di quello parliamo, di quello quando vediamo le immagini, no? Di quello parliamo. Probabilmente nel tempo è cambiato, sì, lo so, ci sarà il tecnico che mi dirà no, qui hai esagerato, ma io sono qui anche per esagerare, sono qui perché sono un pazzo di cinefilia, sono qui perché sono innamorato, sono qui perché mi piace leggerle certe cose e raccontarle. Allora mi immagino quando i due si sono incontrati o scontrati, quando i romani sono arrivati in quella che oggi conosciamo come Inghilterra e hanno lanciato i loro cani e si sono affrontati in battaglia. E io oggi, 1000 anni fa, sono qua a riprodurre una sfida. Capite che non può avere lo stesso valore, ma è di incredibile bellezza solamente pensare a tutto questo. Due cani che si sono affrontati in battaglia con due culture, con due volontà, con due desideri, uno contro l'altro, mentre i propri conduttori di chissà quale 1000 anni fa si affrontavano spada alla mano. Tutto questo, per quanto cruento, signori, è bellissimo. Vi dico già che potrei farmi diversi nemici, lo so, ed è giusto, perché me li merito.
è giusto che io mi faccia ulteriori nemici in cielo. È giusto così, è giusto così. Tanto se vi vengono in mente altri cani da guerra, segnalatemeli perché farò altre sfide. Come questi, storicamente esposti come questi, segnalatemeli perché farò altri video. Allora, mi auguro che qualcuno di voi abbia messo già da adesso quale secondo voi, nel mio caso, cioè come e chi voterò io, cioè quale sarà il cane che voterò io, perché poi alla fine, ora nella premiere, guarderò chi ha messo una cosa e chi ne ha messo un'altra. Allora, intanto parliamo dell'ABC tecnico. Sono cani che hanno una chiusura mascellare che supera gli 80 kg. Supera gli 80 kg. Supera gli 80 kg, cioè la pressione mascellare, cioè si parte da 80, si va a quello che trovi ignorante che ti spezza in due completamente. Allora, partiamo da un concetto, bellezza. Chiedo scusa per l'esaltazione del momento, ma mi farò parecchi nemici. Bellezza, Mastiff e Mastino napoletano. Però voglio che anche voi durante la premiere votiate, perché così è facile. Mi espongo solo io. Allora, Mastiff, Mastino napoletano, bellezza. Allora, comincio con le scuse. Io mi scuso. Mi scuso, ma per me il Mastiff, ragazzi, ma vince proprio, ma proprio vince facile proprio. Cioè, il Mastiff è una cosa, non so se ne avete mai visto uno puro, grosso, cioè, il Mastiff sembra un vitello, è una cosa. Il Mastiff è una cosa, io lo vedo il Mastiff e me lo immagino completamente corazzato con le cose di cuoio addosso, con le protezioni. E lo so perché io sono di Roma e dovrei dire, ma come? Mastino napoletano? Devi dire Mastino napoletano? No, ragazzi, dal mio punto di vista, tutto mio, non c'è storia. Non c'è storia, ragazzi. A parte che il Mastiff non so, è un cane che deve essere più lungo, no? Che alto, sembra uno Chevrolet, cioè non finisce mai. Tu lo vedi, lo guardi, dici, vabbè, ma quando finisce il cane? Quando inizia la testa, il salto del naso, cioè è una cosa del tartufo. Il Mastiff secondo me vince, anche se mi dicono, ed è ovvio, è evidente, grazie ad un lavoro di ricerca che è stato fatto sul mastino napoletano, che costruire un mastino napoletano è molto più difficile, sì, ma io qua non vado a guardare quello, vado a guardare il mio gusto personale e vi dico che secondo me qua siamo proprio 1-0, bellezza estetica, ragazzi, 1 Mastiff, mastino napoletano 0. Un altro indice che voglio misurare, sempre per fare questa sfida, è colpo d'occhio dei due. Cioè sono due cani che io li immagino all'interno di una villa, perché molti dicono è un cane da guardia, è un cane da difesa, no, molti dicono un cane da guardia è un cane da difesa, no, nascono come cani da guerra. Sì, cioè, io lo so che non c'è una denominazione simile. Questi erano che li prendevano e partivano. Non è da tutti, capite? Non è una cosa, no, una cosa che hanno dentro. Ed è il motivo per il quale è un cane che si scomoda non per le stupidaggini. Non sono quei cani da guardia che tu li senti, abbaiano, passa l'uccellino,
la macchina. No, quando un Mastiff parte, o quando un mastino napoletano parte, è perché ha ravvisato una problematica, no? Si è ravvisato una problematica, poi fermalo, fermalo se non ce l'hai sotto controllo. Quindi un indice che uso, e mi riporto sull'argomento di prima, è sulla bellezza estetica a coppia, cioè maschio-femmina, maschio-femmina. Secondo me maschio-femmina, mastiff, maschio-femmina, mastino napoletano, l'impatto nei confronti di chi guarda, signori, per tornare al voto di prima, resta totalmente in favore, ma non in più, in favore del Mastiff, pur riconoscendo la bellezza del mastino napoletano. Non mi insultate, o comunque, se proprio dovete insultarmi, fatelo pacatamente, invece di mandatemi a quel paese pacatamente. Secondo indice, questo mi fa ridere, indice di valutazione. Mi fa ridere, ora capirete perché. Addestrabilità. Dove? Dove? Cioè, addestrarli a fare cosa? Il Mastiff e il mastino napoletano hanno perso quelle a essere dei guardiani? Ormai sono dei guardiani, viva il cielo, non stiamo più nel Medioevo, neanche nell'antica Roma, non c'è bisogno, perché poi c'è un quadro molto bello, se lo trovo lo pubblico, di un cavaliere teutonico, credo, se non sbaglio, non so, dovrei trovarlo, però sono cani, non sono cani addestrabili, o meglio, sì, seduto, però con calma, terra, con molta calma. La chiamata, sì, la chiamata lui viene, però non è che si è allontanato più di tanto. Cioè, l'addestrabilità siamo uno pari, nel senso che quello sono. Dice, no, ma sai, sono addestrabili questi cani. Che intendi per addestrabili? Perché se per addestrabili tu vuoi andare a fare obedience con il Mastiff, col mastino napoletano, forse hai sbagliato cane. Nel caso avessi indovinato cane, hai sbagliato allevatore. Cioè, un allevatore sta allevando un cane che non è quello che storicamente dovrebbe essere. Quindi mi sento di dire senza ombra di dubbio addestrabilità uno pari. Addestrabilità uno pari. Qui adesso metto dentro una cosa nuova, l'indice di rusticità, che è una cosa che già ho raccontato nel video del mastino napoletano, una cosa che mi è accaduta di vedere con i miei occhi e che mi ha stordito. Eravamo a vedere un campionato del mondo di addestramento boxer dov'era? Hagen. E andiamo a salutare una persona con un mio amico, ci eravamo sganciati la mattina e avevano aveva nevicato, questi giardinetti così, e noi facciamo per entrare, l'amico mio dice, senti, io eviterei di entrare, non si sa mai, ci fosse qualche cane, però non vedevamo niente, c'era la neve, non vedevamo niente, citofoniamo, cioè suoniamo al campanello di questo giardino, l'ho già raccontato nel video sul mastino napoletano, cioè si alza la neve, cioè questo cane aveva dormito all'addiaccio tutta la notte, si alza, aveva dormito fuori sulla neve, fa così, si sgrulla, e ci viene incontro. Ora, nel mio modo di ragionare sulla rusticità dei cani, questo pesa, e questo ha un grande valore aggiunto. Poi ho chiesto quale fosse la linea di sangue di quel cane, era di un famoso allevatore di
Napoli, un cane bellissimo. E qui andiamo in pareggio perché mi dicono, non ne ho verificata contezza, che in tal senso il Mastiff è un filino più delicato o comunque è meno rustico del mastino napoletano. E siamo tornati quindi in pareggio perché bellezza il Mastiff, rusticità il mastino napoletano, addestrabilità 1-1, fanno tutti e due quello che devono fare, il loro piano, con molta calma, però lo fanno. Questo mi piace, è una voce che mi piace di più, ignoranza. È la voce che mi piace di più di tutti, ignoranza. È di moda ultimamente, soprattutto nei ciarlatani, nei fuffaroli, no? Parlare di cani aborigeni. Hanno cambiato, dato che sono stati sgamati, che vendevano cani senza pedigree, è di moda nominare cani come il Kangal, il pastore dell'Asia centrale, allora, mastino tibetano, sull'ignoranza, sulla potenza espressa di questi cani. Io non credo che esista un cane più potente del Mastiff. E lo dico con grande serietà. Non credo proprio esista. C'è un cane più potente del Mastiff per impatto, per ignoranza, cioè, secondo me non li vede proprio. Gli altri se li mangia vivi. Cioè, se li mangia proprio vivi. Non ce n'è proprio per nessuno. È di un'ignoranza. No, perché il Kangal, no, perché l'Asia centrale, sì. Vai, vai. Confrontati con un Mastiff di quelli che non finiscono mai, che hanno una testa che è così. La testa di certi Mastiff è così, è enorme. Quindi sull'ignoranza passa in vantaggio nuovamente il Mastiff. Caratteristiche di razza. Uno pari, perché sono due cani che hanno mantenuto intatte nella loro genetica o quel che ne resta tutto quello che quel tipo di cane aveva prima che diventasse quello che è diventato. Cioè sono cani incredibilmente fedeli all'uomo, sono cani che non mordono il proprietario, non sono cani aggressivi, non sono delle carogne, non sono dei cani dai quali ti aspetti un'aggressione nei confronti di un bambino, sono cani onesti, sono cani che non mordono, non aggrediscono i cani più piccoli, sono cani consapevoli della loro grandezza, della loro autenticità di razza, sanno di essere grossi, sanno di essere potenti, sanno di essere belli, perché oggettivamente sono veramente molto belli, quindi sull'autenticità di razza grande pareggio anche in questo. Concludo questo video con una cosa: capacità degli allevatori di allevare questi cani. Applausi, perché se decidete di avvicinarvi ad un Mastiff, ad un mastino napoletano, dietro c'è una quantità di lavoro e una quantità di spese che proprio escono dall'ordinario, da quello che ognuno di noi può pensare. Quindi se ti avvicini ad un Mastiff non deve essere, o a un mastino napoletano, allo stesso modo, non deve esserci, devi partire dal presupposto che stai acquistando un cane o una coppia di cani dal valore economico inestimabile. Perché? Perché costano tanto, perché hanno un mercato ristretto e riservato, perché sono dei cani che hanno un costo importante per la calcificazione, per veterinaria, hanno delle spese importanti.
da sostenere. Quindi una nota di merito va ai ricercatori che stanno dietro al mastino napoletano e al mastiff, dove entrambi hanno fatto una grandissima opera di recupero di queste due razze, portandoci oggi nei ring dei cani incredibilmente belli, e veramente complimenti. Cioè, ho poch'altro da aggiungere. Cioè, non è un cane che tu dici puoi trattare sul prezzo, perché sono dei cani che hanno un grandissimo valore, ma veramente grande. Dentro questo metto anche, possono vivere in appartamento? Sì. Sono due cani che così come possono vivere all'addiaccio, possono vivere in appartamento. Io sono sempre per il cane sul divano e ci stanno benissimo. Ma l'idea è che la mia idea, che oltre a essere di una bellezza incredibile, sono e degli esseri viventi e i nostri migliori amici, questi due cani diventano dentro una bella casa un complemento d'arredo. Cioè, sono proprio belli, ma sono proprio belli, belli, belli. Lo so che molti troveranno questo video esagerato, però sapete anche che io lo vivo così. Io vivo la cinofilia da appassionato, in modo esagerato, non riesco a essere imparziale davanti a qualcosa che trovo straordinario. E per me stiamo parlando dei cani, di una battaglia che non avrei mai voluto fare, così come non vorrei mai fare quella sui cani primitivi, no? Che da una parte c'è ad esempio l'husky e dall'altra vedremo, no? Cioè sono dei cani dove il lavoro di allevamento, di ricerca, di studio è veramente qualcosa di incredibile. Al momento è in vantaggio il Mastiff, c'è una nota dolente che hanno tutti e due questi cani, che è la longevità. La longevità non è altissima, c'è qualche leggenda metropolitana in relazione alla loro salute, perché puoi trovare cani incredibilmente rustici che vivono sani fino alla fine della loro vita, e ci sono cani che invece sviluppano delle problematiche non solo cardiache, ma di diversa natura. È vero, però succede in tutte le razze, con la differenza che qui ti ritrovi dei cani che hanno un peso enorme, che hanno un'estetica enorme e che sono molto meno invadenti dentro casa di cani molto più piccoli. Ve lo assicuro, sono cani molto meno invadenti di cani molto più piccoli, non li vedi e non li senti, a meno che non vi sia la necessità. E su questo l'ho tenuto per ultimo. Ma allora vuoi dire che come cani da guardia e da difesa non fanno niente? No, fanno. Fanno tre cose. Primo, fanno la guardia. Secondo, hanno un ottimo istinto di difesa. E terzo, sono dei deterrenti incredibili, perché a chiacchiere sono bravi tutti. Però mentre a determinate razze gli scomponi le carte facilmente ed invento, entri nel box di un cane da pastore, gli apri un ombrello a scatto, gli prende un colpo 9 volte su 10. Ti metti un casco, abbaia 9 volte su 10. E questi sono cani che è difficile che gli prenda il colpo. Questo il colpo te lo fanno prendere loro. Cioè gli apri l'ombrello e restano così. Quindi che altro sai fare? Ti guardano, ok, adesso hai aperto l'ombrello, poi che altro fai? Quindi sono dei cani che per quanto riguarda la guardia e la difesa, uno pari, tutti e due. Le varie sommarie conclusioni finali. È evidente, in questa gara per me vince il Mastiff. Vince il Mastiff per una questione personale, cioè a me esteticamente, ma sono assolutamente sovrapponibili. Se un giorno dovesse arrivare un allenatore di mastino napoletano e dovesse avere la possibilità e mi dice vuoi un mastino subito, no? È evidente. Cioè giochiamo veramente sul filo,
che deve essere rispettabile da parte di tutti e soprattutto nel mio canale, di discorsi personali. Ma sono due cani che hanno proprio un pezzo di storia. Cioè, se compri un Mastiff o un mastino napoletano, tu stai comprando un cane che più o meno viene raccontato dagli assiri, dai babilonesi, addirittura c'è un reperto in una scritta cuneiforme che non troverò mai da farvi vedere, dove i Sumeri raffiguravano un qualcosa che assomiglia a questa tipologia di cani. Perché li metto insieme? Perché da questo tipo di raffigurazioni più o meno sono cani che si somigliano, sono cani che hanno tante cose in comune. Oggi il Mastiff è decisamente più grande del mastino napoletano, ma no, nel resto anche il mastino napoletano, o quello che è stato fatto risorgere ad opera di un grande studioso, il mastino napoletano, è un cane che ha una memoria storica che si perde nella notte dei tempi, da quando la perfida Albione, no, fu invasa dai Romani che non riuscirono ad andare più su. Quindi sono due cani che quando li hai devi essere consapevole di cosa stai comprando. Per me questa era la sfida delle sfide. Ce ne saranno altre altrettanto interessanti, altrettanto belle, ma questa secondo me è veramente una delle più belle. Cioè, sei indeciso, non è da me che troverai un aiuto, perché per me sono talmente belli tutti e due che nella lettura dei testi che si vanno a cercare, che parlano di cinofilia, che vanno indietro nel tempo, tu giri e trovi sempre loro. E qui c'è una postilla che dovrei aprire in un'altra sezione. Secondo me i cani si dividono più o meno in 3 tipologie, cioè che poi non secondo me, secondo diverse persone che di lavoro fanno gli scienziati, che mi sembra una cosa importante. Allora, ci sono gli Akita, quindi l'Akita americano e l'Akita Inu, che sono quanto di più si avvicinano a come DNA al lupo. Poi ci sono i cani primitivi, come il Siberian Husky e tante altre razze simili, che hanno appunto un DNA incredibilmente primitivo. Ed infine c'è una terza via, che sono questi cani che storicamente, e per quella che è la logica darwiniana, non si sa per quale motivo improvvisamente appaiano vicino all'essere umano. È motivo di dibattito, non solo mio, ma di tanti altri. Quindi sulla questione della discendenza del lupo tanto ci sarebbe da dire e da discutere, che non è detto che le cose stiano così, almeno non per tutte le razze, perché chiaramente se tu vedi un lupoide e vedi un mastino, stiamo parlando di due cani completamente diversi. Uno sembra il figlio di un lupo, l'altro sembra essere stato fatto per aiutare su questo pianeta l'essere umano. Ma qui si apre una storia a parte. Quindi concludiamo il video con: vince il Mastiff, ma solo perché è una questione personale. Viva il mastino napoletano,
viva le razze italiane, ma qui ho ceduto alla debolezza. Vi chiedo di perdonare la mia debolezza. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto il video mi dispiace, sarà anche sottotitolato in inglese, quindi troverete sottotitoli in italiano e in inglese per chi volesse vederlo in altra lingua. Me l'hanno chiesto, quindi da adesso in poi ci sarà anche questa funzione. Al prossimo video e grazie a tutti.